Ciao a tutti gli amici di Capsynth Lab, oggi nuova recensione e parliamo di lei, Arturia Astrolab 37. Astrolab 37 è ovviamente una delle varie declinazioni di Astrolab attualmente disponibili. È anche l'ultimo modello che è stato rilasciato, proprio perché prima sono stati presentati Astrolab 61 e poi contemporaneamente Astrolab 37 e Astrolab 88. Astrolab 37 è il modello che attualmente io ho in studio ed è quello che ho preferito anche alla 61 per alcuni motivi di cui parliamo tra poco. Astrolab 37, 61 e 88 hanno all'interno lo stesso cervello, lo stesso processore, la stessa quantità di memoria, quindi i tre strumenti sono assolutamente uguali tra di loro, quindi cambia praticamente la quantità di controlli che c'è sul pannello, perché 61 e 88 hanno qualche potenziometro in più, qualche 4 potenziometri in più, e ovviamente cambia il tasto, perché qui abbiamo un tasto 37 tasti mini con aftertouch, che è lo stesso che troviamo su Minifreak e altri vari controller appunto di Arturia. 61 ha un tasto appunto 61 con velocity e aftertouch, mentre la versione 88 ha appunto il tasto 88 tasti graduato come un pianoforte. Diciamo che di base quello che interessa scegliere a voi è: mi serve la versione 37, mi serve la versione 61, mi serve la versione 88, cosa ci devo fare, come devo suonarlo? Io ho preferito il taglio 37 perché quando avevo la 61 ovviamente c'era solo quella, quindi non si poteva scegliere e quindi quella era l'opzione. Ma dal momento in cui io principalmente adoro i suoni di Arturia, perché mi piacciono veramente tanto i plugin di Arturia, infatti tutta la suite di plugin V-Collection, eccetera eccetera, ce l'ho nel mio Mac. La possibilità di utilizzare questi strumenti senza andare sul computer a me è piaciuta già dal momento in cui Astrolab è stato presentato, quindi già dal rilascio della 61. Il fatto però di avere una 61, per quanto riguarda me personalmente, una 61 tasti, avendo tutto quello che ho in studio, deve essere necessariamente una tastiera che viene sfruttata live, che è una tastiera che viene utilizzata spesso, cosa che invece non succedeva, e il taglio 37 mi è venuto particolarmente incontro perché io ho comunque tutti i suoni di Arturia all'interno di uno strumento hardware, quindi c'è il suo processore e vengono gestiti i suoni direttamente da questa. Ovviamente se noi ci colleghiamo con USB-C a Analog Lab possiamo controllare tutto quello che è la parte di editing interno, perché questo strumento non è pensato, nessuno dei tre è pensato per un editing estremo a pannello, è uno strumento da utilizzare per suonare, quindi l'editing, cioè le modifiche in real time sono relativamente poche. Come vedete qui ci sono 4 controlli qua, 4 qui, le categorie dei suoni, selettori, 4 tasti giusto per fare qualcosa, ma non è uno strumento progettato e pensato per l'editing. Qui è uno strumento che viene utilizzato per suonare e l'editing viene fatto prima collegandolo al computer, infatti c'è Analog Lab che ci viene incontro. Ovviamente come tutte le varie Astrolab bisogna fare sempre un asterisco e specificare una cosa, che sì, all'interno dello strumento ci sono diversi giga memoria, non ricordo, per importare i suoni dentro Astrolab, quindi voi potete portare dentro tutto quello che volete, o 25 giga, non mi ricordo, comunque ci sono diversi giga all'interno dello strumento. L'editing ovviamente viene fatto tramite Analog Lab, ma attenzione, l'editing che viene fatto tramite Analog Lab è un editing comunque limitato. Se volete un editing completo, quindi ogni strumento che c'è all'interno di Astrolab, quindi della V-Collection di base, se volete editare ogni parametro dovete possedere la versione virtuale di quello strumento, quindi diciamo che per avere un pacchetto completo, quindi dalla A alla Z, per poter fare tutto su Astrolab bisognerebbe avere almeno la V-Collection. Questo perché? Perché così qualsiasi editing che vi serve lo potete fare. Se invece fate un utilizzo più standard, quindi volete solo suonare senza fare un editing, dice vi piacciono i suoni, io me li voglio portare, me li voglio suonare,
potete convivere tranquillamente con quello che è incluso insieme ad Astrolab, quindi con Analog Lab per l'import e export dei suoni, qualche modifica minima e siete pronti così, quindi non è effettivamente necessario. Dovete capire se siete degli ultra smanettoni o se volete solo divertirvi, suonare o comunque utilizzare quello che già vi offre di base lo strumento. Il fatto di avere uno strumento taglio 37 è stata una scelta che io ho fatto per due motivi. Uno, spazio, perché comunque in studio, per quanto è la mia configurazione, avere uno strumento potente come l'altro ma in un terzo dell'ingombro non era un'opzione da sottovalutare, proprio perché comunque se mi serve una 61 o una 88 ce l'ho, quindi non mi serviva un'altra 61 tasti. Vedete, magari più attenti voi avranno visto che qui c'è collegato il WIDI di CME sulle porte MIDI dello strumento. Questo perché appunto, come dicevo poco fa, io questo strumento ce l'ho in un angolo, quindi sulla mia scrivania, ma se voglio utilizzare bene questi suoni, quindi utilizzarlo su uno strumento più grande, questo è collegato a Sipario Expanded che è qui alle mie spalle e posso fare il routing dello strumento su uno degli strumenti che voglio utilizzare, quindi posso utilizzare una 61 tasti, posso utilizzare il YC88 come controller 88 tasti, quindi questo strumento diventa di base un expander. E qui è l'altra cosa appunto interessante, quindi voi avete questo strumento che di base è un expander, quindi avete la mini tastierina, ma tutta questa parte interna, quindi tutte queste possibilità a livello di suoni, a livello di strumenti che ci sono al suo interno, vi permettono appunto anche di andare in sede live, di utilizzarlo in studio dove volete. Questo lo collegate a qualsiasi cosa, lo pilotate da qualsiasi altra cosa, e un Astrolab 37 ve la mettete anche di fianco quando siete live appoggiata sul rack per esempio, e ci ritirate un cavo MIDI a un'altra tastiera, una Keylab, a un synth, a una workstation e tutto, e avete tutti i suoni di Arturia in queste dimensioni e avete una marea di suoni in più pronti per essere utilizzati anche in sede live, con la stabilità dell'hardware, senza portarvi il computer. Quindi chi utilizza magari dal vivo e si porta il computer, la scheda audio, solo per utilizzare magari la suite V-Collection di Arturia, vi comprate questa, 500-600 euro, perché costa veramente la metà di quell'altra, e avete tutto all'interno di un hardware dedicato, quindi che secondo me è la cosa migliore, perché l'hardware dedicato potrà magari essere leggermente meno prestazionale di un Mac di ultimissima generazione da 5.000 euro, però ragazzi non vi portate in giro il Mac da 5.000 euro e magari non lo comprate neanche, ne spendete 600, attaccate 3 cavi e siete a posto. Quindi questa è una considerazione da fare, ed è la considerazione che ho fatto pure io per quanto mi riguarda a livello studio, ma potrei tranquillamente utilizzarmela anche in sede live collegata al mio Montage M, che è la mia tastiera di riferimento per quanto riguarda il live, ma mi potrei portare dietro comunque tutti i miei suoni di Arturia all'interno di un piccolo strumento. Altra cosa interessante che io ho fatto di recente è stato importare all'interno di Astrolab 37 tutto il mio backup di Minifreak, perché dal momento in cui esiste Minifreak V e Astrolab è compatibile, io ho salvato il mio backup da Minifreak, l'ho importato dentro qui e quindi io ho tutti gli stessi suoni all'interno di Astrolab. E la cosa interessante è che se andiamo a vedere tutti i vari strumenti che abbiamo all'interno, quindi se io scorro, quindi questo è tutto quello che c'è all'interno di Astrolab 37, se io vado a cercare Minifreak, quindi in questo momento vedo solo i suoni di Minifreak, vedrete che guardate quanti strumenti di Minifreak, adesso io scorro veloce, quindi lui non li sta neanche caricando, quindi tutto quello che vedete, oltre ai suoni di Minifreak che già c'erano all'interno, quindi Minifreak V, c'è tutto il mio backup. Io praticamente qua dentro ho un Minifreak completo perché è esattamente quello che avevo dall'altra parte.
Quindi chiaramente, vabbè, ci sono delle piccole differenze perché ovviamente chi conosce Minifreaks sa che là c'è montato un filtro analogico, ok, però le differenze sono veramente marginali, i suoni sono esattamente identici, la tastiera oltretutto è la stessa, quindi avete lo stesso tasto 37 mini con Aftertouch, quindi questo è per fare un esempio tra uno strumento hardware e uno strumento virtuale sempre di Arturia, quindi pensate il porting ovviamente che c'è su tutto quello che è appunto il discorso di strumenti virtuali, perché per esempio un altro strumento molto bello che vi potete portare dietro e tutto è Mini Brute V, che suona molto meglio in versione virtuale che quella hardware proprio perché è stato potenziato ed è addirittura polifonico, quindi. Esempio, questo suono Brute Saw, per fare un esempio, è un synth polifonico fatto con il Mini Brute, col Mini Brute originale questa cosa non si poteva fare, quindi questa cosa vi dà la possibilità. Facciamo un attimo un passo indietro, di conseguenza voi con l'acquisto di uno strumento tipo questo, se state cercando praticamente, questo è veramente il coltellino svizzero da portarsi in tutte le occasioni da avere in studio, perché avete una suite di suoni pressoché illimitata, perché bisogna considerare che ci sono delle librerie extra, potete farvi i vostri suoni ovviamente perché questi sono tutti sintetizzatori, chiaramente a parte alcuni, ci sono per esempio dei suoni standard tipo pianoforti, piani elettrici e tutto, quindi in quel caso ovviamente i suoni sono standard, però comunque qualche modifica si può lo stesso fare, non è che non. Perché. Bene, abbiamo anche sentito qualcosina al volo di Astrolab 37, quindi questa è proprio una milionesima parte di quello che può fare questo strumento, però nonostante le dimensioni suona veramente benissimo, quindi non è uno strumento che è al risparmio, ovviamente è stato risparmiato qualcosa, non c'è il tasto standard, ci sono 4 controlli M4, controlli in meno sul pannello, il tasto mini. Ok, però per quanto riguarda la qualità audio, la resa dello strumento e tutto è uguale agli altri, quindi secondo me è uno strumento veramente interessante, è uno strumento che pesa veramente niente, quindi è anche ben costruito nonostante sia tutto in plastica,
che il pannello è tutto in plastica, però merita veramente una prova, perché vale i soldi che costa, probabilmente vale anche molto di più di quello che costa. E assolutamente, se vi servono i suoni di Arturia, se vi piacciono i suoni di Arturia, questa è un'opzione veramente valida da guardare. Trovate sul canale già un paio di demo realizzate con Astrolab 37, trovate anche quelle della versione 61 e la recensione anche della versione 61 se vi interessa il taglio 61. Ovviamente lo strumento è lo stesso, cambia le dimensioni, quindi potete sentirvi magari dei suoni diversi per quanto riguarda le demo. Ovviamente tutto quello che sentite magari nelle demo di Astrolab 61 sono suoni che ci sono anche qui all'interno, anche se non li sentite nelle demo di Astrolab 37. Io ringrazio Arturia per la collaborazione che prosegue ormai da tanti anni, io ringrazio voi e noi ci vediamo alla prossima demo o recensione sempre su DKS Lab. Ciao e alla prossima!